Oggi siamo qui per parlare dell'organizzazione del nostro viaggio per poter raggiungere Disney World Resort in Florida e naturalmente speriamo che il nostro video vi possa essere utile per poter organizzare al meglio il vostro di viaggio e dato che stiamo parlando di Disney World è giusto sapere che nel mondo ci sono 6 parchi Disney, ne abbiamo 2 in Cina, quindi nella città di Hong Kong e una a Shanghai, poi uno in Francia, uno in California, uno in Giappone e naturalmente quello di cui parleremo oggi in Florida. Tutto naturalmente parte dalla prenotazione del vostro viaggio. E come possiamo farla? Intanto abbiamo 3 possibilità: o direttamente dal sito della Disney, o contattando il call center, che comunque ha i suoi costi, o per esempio affidandoci a un'agenzia di viaggi di fiducia. Tenete conto che se prenotate tramite il sito della Disney o contattate il call center, la lingua che viene parlata è l'inglese e lo spagnolo. Se non avete dimestichezza con queste 2 lingue, allora quello che vi consigliamo naturalmente è di affidarvi alla vostra agenzia di viaggi di fiducia. Però dovete tenere in conto, nel caso in cui voi doveste avere delle difficoltà direttamente poi all'interno del parco o per una prenotazione, per qualsiasi problema può nascere, naturalmente dovete contattare sempre la vostra agenzia di viaggi e i tempi si allungano, dovete anche tener conto del fuso orario perché direttamente Disney non potrà aiutarvi. Noi l'abbiamo vissuto proprio sulle nostre spalle, perché praticamente abbiamo fatto per esempio una prenotazione in uno degli hotel dove abbiamo soggiornato all'interno di Animal Kingdom, dove c'è stata consegnata una camera diciamo per disabilità ma non motorie, bensì uditive, e quindi lì abbiamo avuto dei seri problemi naturalmente con la sedia a rotelle e anche lì abbiamo contattato la nostra agenzia di viaggi che subito si è adoperata per poter risolvere il problema, ma naturalmente, come vi anticipavo poc'anzi, i tempi sono stati abbastanza lunghi. E allora ecco qua, questo è il bagno che non è a filo. Apriamo, oltretutto si apre al contrario, quindi uno con la sedia a rotelle dovrebbe andare indietro, poi aprire, e oltretutto non c'è neanche l'allarme da nessuna parte nel caso in cui dovesse capitare qualcosa di spiacevole. Non ci sono maniglioni, non c'è nulla, a parte non penso che possano considerare questo come maniglione, e basta, siamo qua. Va bene, andiamo, ciao ciao. La nostra difficoltà è nata anche dal fatto che negli Stati Uniti durante una prenotazione bisogna specificare di che tipo di disabilità si soffre. C'è la possibilità di poter differenziare le varie disabilità, quindi da quella motoria, quella uditiva e visiva. Quindi fate molta attenzione quando prenotate di specificare qual è la vostra necessità. L'hotel di Animal Kingdom, ve lo anticipo, è veramente tematizzato in una maniera spettacolare. La hall è veramente maestosa e ti senti un puntino piccolo piccolo. Ma ti senti veramente immersa in un'Africa tribale, qualcosa veramente spettacolare. Oltretutto sensazione meravigliosa di potersi svegliare la mattina, aprire la tenda e aprire la finestra a sua volta e vedere di fronte a te una giraffa, anzi più di una di giraffa che cammina così, e dico, quando ti ricapita la vedi che sta mangiando le foglie e tutto, ed è veramente un'emozione indimenticabile. Per chi ha seguito il video precedente di New York sa benissimo che noi siamo arrivati ad Orlando senza avere realmente una prenotazione di hotel, perché ci sono stati un po' di problemi e quindi non sapevamo fino all'ultimo giorno dove avremmo soggiornato. Fortunatamente la nostra agenzia di viaggi ha trovato una soluzione
perfetta per noi e il nostro hotel era il Dolphin, che è un affiliato Disney. Abbiamo avuto una camera che realmente, come vedete, è un appartamento, ragazzi, accessibile al 100%, tutti gli spazi disposti perfettamente. E ne vogliamo parlare della vista? I see you. I see you. I see you. I see you. Lì dove c'è quella palla è Epcot, e poi da qua sotto praticamente prenderemo la navetta che ci porterà domani mattina direttamente a Magic Kingdom. Ragazzi, non esiste un posto centrale, tutto è vicino o lontano da qualcos'altro. Quello che vi consigliamo naturalmente è di scegliere un hotel che sia più vicino alle vostre corde per quanto riguarda la tematizzazione, o in tal caso di scegliere anche degli hotel che possono essere un poco più distanti, perché non vi preoccupate, qualsiasi luogo è collegato ai vari parchi interni da navette, monorotaie, pullman, autobus, taxi anche privati, ferryboat, quindi assolutamente, guardate, non c'è nessun problema di come dover raggiungere i vari parchi. Assolutamente basta organizzarsi e in pochi minuti arrivate senza problemi a destinazione. Pensate anche che sotto dove camminiamo noi ci sono tutti dei tunnel sotterranei, in modo che il personale, per poter effettuare i cambi o gli spostamenti, utilizzano questi tunnel. Niente, un mondo, ragazzi, un mondo. Benvenuti ad Animal Kingdom. Abbiamo preso la monorotaia, ragazzi, le distanze sono pazzesche. È come andare, per andare da Epcot a Magic Kingdom, è come andare da Palermo a Bagheria praticamente. Va bene, adesso vi lascio, guardiamo che ora è e vi facciamo sapere subito dopo. Adesso dedichiamoci all'organizzazione di tutto quello che naturalmente va a comporre questo fantastico mondo, e per fare questo è necessario scaricare l'applicazione di My Disney Experience, che naturalmente la potete utilizzare sia su sistemi iOS e sia su Android. Con questa applicazione avrete la possibilità di pagare biglietti, di prenotare la vostra Lighting Lane, di prenotare i ristoranti, di visualizzare la mappa interattiva, che oltretutto sarà utilissima per fare in modo naturalmente di non perdersi in questo vastissimo mondo, e anche di poter visualizzare le foto che vi verranno scattate durante le attrazioni che voi andrete a fare. Approfondiamo adesso le opzioni disponibili che ci offre Disney per quanto riguarda le Lighting Lane. Noi abbiamo la possibilità di poter acquistare dei pass che ci possono aiutare nel velocizzare o organizzare meglio gli ingressi alle attrazioni che desideriamo. La Single Pass sarà utilissima per poter naturalmente accedere alle attrazioni più richieste, quindi quelle in cui ci sono maggiori code di attesa. Per quanto riguarda la Multipass, invece, vi consigliamo di acquistarla nel caso in cui vogliate fare delle attrazioni che hanno dei tempi di attesa un po' più brevi rispetto naturalmente a quelle più richieste, ma sappiate che il pass sarà utilizzabile soltanto per 3 attrazioni all'interno dello stesso parco che avete scelto.
questo fino a dicembre del 2024, perché da gennaio del 2025 abbiamo una grande novità offerta da Disney, che è quella di poter acquistare un nuovo pass che si chiama Premier Pass, che darà la possibilità di poter accedere, sempre scegliendo un solo parco, a tutte le attrazioni, a prescindere se l'attrazione che voi scegliete sia più o meno richiesta. Quando scaricate l'applicazione My Disney Experience dovete sapere che praticamente 7 giorni prima dal vostro arrivo a Disney World avete la possibilità di prenotare le varie attrazioni da fare, i ristoranti, eccetera eccetera. Ma potete usarla soltanto se mettete piede negli Stati Uniti d'America. In caso contrario, come si suol dire, vi attaccate al tram. Se soggiorni in un hotel Disney o affiliato Disney avrai la possibilità di poter accedere 30 minuti prima ai parchi, ed è veramente utile questa possibilità perché ci sono code ovunque, ma è dovuto anche naturalmente ai controlli che vengono effettuati. Buongiorno, oggi siamo all'ingresso di Magic Kingdom. Questi sono tutti i controlli che praticamente vengono effettuati all'ingresso di ogni parco. Veniamo controllati dalla testa ai piedi e andiamo. Stiamo entrando. Buongiorno, oggi è sabato, non so quanti giorni siano passati, siamo agli Hollywood Studios. Abbiamo una giornata pienissima. Ieri abbiamo fatto un po' tardi perché siamo andati a Universal, siamo andati a letto alle 2, stamattina sveglia alle 6:30. Ecco qua l'ingresso agli Hollywood Studios. All'interno dei parchi ci sono tantissimi negozi a tema naturalmente. Iniziamo, il gioco diventa duro, mi sa. Abbiamo magliette di tutti i tipi, maglia a manica lunga con tutti i parchi, tasse, niente, un mondo. Cappellini simili a quello che si è presa Nati, le orecchie che non devono mancare mai. Ok, vediamo quanto costa. Non si trova da nessuna parte. Ah, quindi puoi praticamente creare il tuo cerchietto come desideri. Questa viene a $89. Chi cazzo? Ecco come una persona si riduce dopo 3 giorni di Disney World. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through. Allora, praticamente con questa pigiama si muovono le ali e con questo si muove la doccia. Left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through. E c'è anche la possibilità di poter acquistare, e ve lo consigliamo assolutamente anche perché è un bellissimo ricordo da poter portare a casa, il Magic Band. È un orologio che vi permetterà di poter accedere più velocemente ai parchi o anche alle attrazioni stesse, e oltretutto, cosa graziosissima, il vostro orologio potrà diventare anche la chiave elettronica della vostra camera. Per quanto riguarda Space 220 abbiamo letto forum, abbiamo cercato siti dove magari ti potevano vendere biglietti all'asta per l'ingresso, ragazzi, cose veramente per noi inaudite. Allora cosa abbiamo fatto? Beh, ci siamo rassegnate e abbiamo detto proveremo quando siamo lì. Bene, appena abbiamo messo piede il primo giorno a Disney World, abbiamo fatto una prima attrazione dove ci siamo divertite. The X2 space shuttle. It's powered by solid hydrogen and can accelerate from 0 to 6,000 in 60 seconds. So when you hear the words go for launch, you'll definitely want to hang on.
uscendo proprio da questa attrazione, sulla nostra sinistra c'era proprio l'ingresso a Space 220. Abbiamo parlato con il cast member che tranquillamente, guardando, ci ha detto sì, vi potete accomodare tranquillamente nella fila d'attesa. Nel giro di 10 minuti eravamo dentro. Ragazzi, guardate qui. You're riding aboard the Mark V Stellavator, the latest in space elevator design and technology. Today, you'll have a spectacular view of Florida and the eastern seaboard. Enjoy the ride. I'll be back in a bit with arrival information. If you look above, you'll see Centauri Space Station coming into view. Once we dock, gather your belongings and exit through the open air lock. A Space 220 agent will be waiting for you. Siamo riusciti ad entrare allo Space 220. Devo dire che la prenotazione è online difficilissima, quindi impossibile poterlo fare. Invece ci siamo recati direttamente sul posto e abbiamo preferito prendere un cocktail e goderci questa meravigliosa esperienza che vedete qui su. Assolutamente accessibile, inutile dirlo, ormai siamo in un paese del mondo accessibile, che da lì può andare un Ikea praticamente senza problemi, e questa è una cosa meravigliosa, e farlo soprattutto autonomamente, a parte lo scherzo, cose che per noi sono veramente ancora troppo lontane e che invece dovrebbero essere un poco più vicine per migliorare la vita un po' di tutti. E questo è tutto per oggi. Spero che i nostri consigli ti siano stati utili per poter pianificare al meglio la tua avventura a Disney World. Se hai domande o vuoi condividere la tua esperienza, lascia un commento qui sotto, saremo felici di poterti aiutare. E se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi contenuti sui nostri viaggi e sull'accessibilità. Ci vediamo alla prossima avventura e ricorda, la magia è ovunque, basta saperla trovare.